Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come fare questo effetto appunto di bagliore nel buio, come avete visto appunto nella preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Apriamo il nostro Photoshop, io ho aperto questa immagine e la prima cosa che andiamo a fare praticamente è inscurire l'immagine per renderla appunto nel buio. Quindi andiamo in nuovo livello di regolazione. Per prima cosa andiamo a fare luminosità e contrasto. Andiamo ad abbassare la nostra luminosità e alzare il contrasto in questo modo, cercando di non far sgranare più di tanto la nostra immagine. Ok, direi che così ci siamo. Poi torniamo sempre su livello di regolazione e andiamo a fare tonalità e saturazione. Andiamo a fare colora, lo portiamo su un blu più o meno. Andiamo ad abbassare ulteriormente la nostra luminosità per renderlo più al buio possibile. Aumento leggermente la saturazione. Ok, io direi in questo modo. Poi torniamo sul nuovo livello di regolazione, andiamo a fare valori tonali e anche qui andiamo a abbassare ulteriormente la luce della nostra foto. In questo modo. Ora andiamo a duplicare il nostro livello di sfondo facendo Command J su tastiera e lo portiamo al di sopra delle nostre immagini. Quello che dobbiamo fare ora è andare a selezionare appunto gli occhiali, che sarebbero la parte luminosa della foto, tramite lo strumento penna. Quindi con lo strumento andiamo a selezionare praticamente tutto il contorno dei nostri occhiali . Una volta selezionato l'esterno, andiamo su questa finestrella e andiamo a spuntare escludi forme sovrapposte, in modo da andare ad eliminare le lenti degli occhiali. Quindi sempre col nostro strumento penna andiamo a selezionare l'interno delle lenti dei nostri occhiali. Bene, una volta selezionato tutto, col tasto destro andiamo a fare crea selezione, mettiamo un raggio di 0,3 più o meno, facciamo ok e andiamo a creare una maschera di livello appunto sulla nostra selezione. In questo modo, come vedete, si rimangono selezionati i nostri occhiali mentre il resto rimane al buio. Ora, tenendo selezionato l'immagine e non la maschera, andiamo in immagine, regolazioni e facciamo inverti. In questo modo. Ora lo convertiamo in un oggetto avanzato. Andiamo sempre su applica effetto di regolazione, andiamo a fare tonalità e saturazione. Lo mettiamo praticamente solo sullo sfondo degli occhiali e anche qui andiamo a modificare leggermente, andiamo in colora e andiamo a modificare praticamente la tonalità dei nostri occhiali. In questo modo. Ora selezioniamo i due livelli, ossia quello degli occhiali e quello dell'effetto, facciamo Command J per duplicarli e poi uniamo i livelli.
Questi due li selezioniamo e tenendo premuto Command J li mettiamo dentro a un gruppo in modo da aver più pulito il nostro spazio di lavoro. E ora andiamo a interagire solo su questo livello. Adesso gli andiamo a dare un filtro praticamente di sfumatura, quindi andiamo su filtro, sfocatura e facciamo controllo sfocatura. Io direi che un 24 vada bene, facciamo ok, andiamo su metodi di diffusione e andiamo a fare scolora. Praticamente questo sarebbe il nostro prima e dopo. Anche questo livello lo mettiamo all'interno del nostro gruppo in modo da avere più pulizia all'interno appunto del nostro spazio di lavoro. E ora andiamo a creare un nuovo livello, selezioniamo il pennello, andiamo a selezionare tipo il colore blu degli occhiali con un'opacità del 10%, e quello che dobbiamo andare a fare, abbassiamo anche un po' il flusso, è andare a illuminare leggermente, no, le parti a contatto con gli occhiali che riflettono appunto sul nostro volto, in questo modo, fino più o meno ad raggiungere il livello che desiderate voi. Bene, una volta finito, questo più o meno deve essere il risultato della nostra immagine. Volendo possiamo andare comunque a modificare ulteriormente il nostro livello di sfondo, tipo se andiamo a interagire di nuovo sulla tonalità e la saturazione, insomma possiamo andare a modificare qualora lo vogliamo a seconda dei nostri gusti personali. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, commentate per qualsiasi cosa, mettete mi piace al video, visitate il sito www.studio-72.net dove appunto all'interno ci saranno tutti i tutorial anche lì, più altre cose, insomma se vi interessa andate a visitarlo e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!